Ciao a tutti carissimi, spero che siete bene e che stiate passando una meravigliosa giornata. Qualche mese fa ho pubblicato un video con delle ricette di porridge sane e golose, perfette per l'autunno e per l'inverno, belle calde e riconfortanti. Ma ora che siamo nel pieno della primavera dobbiamo decisamente passare a qualcosa di più fresco. Adoro il porridge, è la mia colazione preferita, è sano, saziante e molto versatile, ma è anche vero che quando le temperature si alzano non si ha più granché voglia di mangiare roba calda. Perciò, come avete visto dal titolo di questo video, i Weetabix sono l'alternativa perfetta. Immagino che li conosciate già, ma giusto in caso, i Weetabix vengono dall'Inghilterra e sono delle gallette di frumento da schiacciare nel latte, che assumono praticamente la stessa consistenza del porridge, ma senza bisogno di cottura, quindi perfetti per le giornate calde. Come il porridge, danno un sacco di energia e sono pieni di fibre e di vitamine, ma se mangiati così da soli non sanno di un granché, perciò vanno arricchiti di sapori. Quindi ecco a voi 3 ricette per la colazione a base di Weetabix e ispirate dai sapori della primavera e dell'estate, tutte ricche di proteine e di nutrienti, quindi perfette per ballerini e atleti, ma soprattutto stragolose. La prima ricetta è a base di frutti di bosco, i frutti primaverili per eccellenza, ricchi di antiossidanti e di vitamine. Innanzitutto servono i nostri famosi Weetabix. La porzione consigliata sono 2 formelle, che metto nel mio coconut bowl preferito. Aggiungo quindi 10 g di proteine della Foodspring al gusto fragola, adoro queste proteine, e un cucchiaino di questo Mix Forever Beautiful della marca Your Super, che contiene semi di chia, polvere di açaí, maca, machi, acerola e mirtilli, ma che è assolutamente facoltativo. Tutti questi ingredienti sono molto nutrienti, in effetti, ma non è un cucchiaino che farà un'enorme differenza e lo aggiungo più che altro perché ha un bel colore. Poi, come per le ricette invernali, aggiungo un cucchiaino di semi di canapa e una macinata di semi di lino. E infine verso 100 ml di latte, potete usare quello che più vi piace. Lascio che i Weetabix si impregnino per qualche minuto, nel frattempo potete prepararvi un caffè e poi schiaccio e mescolo il tutto. Ed ecco qui il nostro porridge estivo bello fresco. Come topping aggiungo una manciata di frutti di bosco, freschi o surgelati, un cucchiaio di granola e un cucchiaino di burro d'arachidi, ma potete usare anche del burro di mandorle o di anacardi, quello che preferite. Ed ecco qui il nostro berry bowl, pronto per essere divorato. Per la seconda ricetta facciamo un breve viaggio nei paesi tropicali. Il Covid ce l'ha impedito per più di un anno, ma possiamo comunque farlo a tavola, perciò ecco a voi una ricetta a base di cocco. La base è la stessa, 2 formelle di Weetabix e 10 g di proteine, questa volta al cocco, poi il solito cucchiaino di semi di canapa e la macinata di semi di lino. Aggiungo quindi qualche goccia di aroma al cocco per intensificarne il sapore, una punta di estratto di vaniglia e 120 ml di latte. Lascio riposare e mescolo il tutto. C'è già un profumo buonissimo, vorrei che foste qui a sentirlo. Come topping uso circa 1/3 mezza banana a seconda delle sue dimensioni, un cucchiaio di granola e, per rimanere in tema, cospargo il tutto con un po' di chips di cocco. Completo il mio bowl con il mio cucchiaino di burro di frutta secca e durante i prossimi 10 minuti il tempo di assaporare questa colazione vi sembrerà di essere in spiaggia alle Maldive. E per finire, per rendere omaggio al Giappone dove ho avuto la fortuna di essere stata l'anno scorso, ecco una ricetta a base di matcha e cioccolato. Nel mio coconut bowl metto i Weetabix e 10 g di questa Skinny Protein, sempre della Your Super. Non sono una grande fan di quando le marche danno aggettivi del tipo clean o skinny ai loro prodotti di colore verde per attirare il cliente e vendere di più. In ogni caso non è il motivo per cui la sto usando qui. In compenso è un prodotto interessante perché è completamente vegetale, le proteine sono estratte dai piselli e ha un colore e un gusto molto particolare che si sposa molto bene con quelli del matcha. Non possono mancare ovviamente i nostri semi di canapa e di lino e un cucchiaino di questa polvere di matcha che avevo comprato proprio in Giappone. Prima di andarci devo ammettere che non mi piaceva un granché, ma assaggiando quello autentico laggiù ho decisamente cambiato idea e ho comprato questo pacco all'aeroporto pensando che fosse polvere di matcha puro.
Si dà il caso però che io non sappia leggere il giapponese e mi sono sbagliata, infatti in realtà questo è un preparato a base di matcha ma già zuccherato, ma alla fine è meglio così, in effetti il matcha puro è piuttosto amaro e se non vi piace all'inizio vi consiglio di provarlo in delle torte o in dei muffin più dolci. Comunque, per tornare alla nostra ricetta, aggiungo il latte, lascio riposare un po' e poi creo il mio porridge. Viene fuori un colore piuttosto incredibile. Aggiungo le mie rondelle di banana, uno dei miei frutti preferiti la mattina perché dà un sacco di energia, un cucchiaio di granola e, per dare un tocco ancora più goloso, qualche goccia di cioccolato che si sposa benissimo col matcha. La stessa cosa vale anche per il cocco, tra l'altro. Il combo matcha e cocco è fantastico, vi consiglio di provarlo. E ovviamente per finire un cucchiaino di burro d'arachidi per aggiungere ulteriori proteine e grassi buoni. E poi, siamo sinceri, perché è buonissimo. Ed ecco che, dopo le Maldive, questo matcha bowl vi trasporterà direttamente in Giappone. E per oggi è tutto carissimi, con queste 3 nuove ricette siete pronti anche per la primavera e per l'estate. Spero che vi abbiano fatto venire l'acquolina in bocca e se le provate fatemi sapere cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di mettere un pollice in su e di iscrivervi al canale e seguitemi su Instagram e su TikTok. Nel frattempo vi mando un bacione grande e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!